Ciao a tutti da Rita e ben trovati sul mio canale YouTube Rita Chef Channel. Oggi prepariamo insieme una crostata strudel di frolla ripiena. Mi sono ispirata al magnifico dolce trentino per realizzare questa crostata scioglievole, gustosissima e profumatissima. Seguite il video passo passo e prepararla sarà davvero semplice. Andiamo in cucina e mettiamoci all'opera. Vediamo insieme gli ingredienti della nostra crostata e vediamo gli ingredienti della base, cioè della pasta frolla. Farina 0 o 00, zucchero, lievito vanigliato miscelato già a della vaniglia in polvere, 2 uova e olio di semi di girasole. I pesi come al solito li trovate scritti in info box sotto il video. Per il ripieno andremo ad utilizzare delle mele che ho già tagliato a cubetti molto piccoli, dell'uva sultanina già ammollata, un pochino di zucchero, un pochino di zenzero, un pochino di cannella e un pochino di zeste di limone. Anche in questo caso i pesi li troverete scritti in info box sotto il video. Iniziamo immediatamente la ricetta andando a condire le mele. Verso lo zucchero, gli aromi e l'uva sultanina. Le mele sono ben condite, possiamo lasciarcele da una parte e procediamo con la preparazione della frolla. Nella bowl della farina creo una sorta di fontana come al solito, verso le uova, aggiungo subito lo zucchero, l'olio a filo, setaccio, lievito e vaniglia, e incorporo la farina. L'impasto sta prendendo corpo, quindi infariniamo il banco, versiamo l'impasto e lo lavoriamo a mano per un paio di minuti. Le dosi sono perfette, per cui vedrete che in pochissimo otterremo una frolla morbida ed elastica, proprio come serve a noi. Eccola qui, la nostra frolla, preparata in un battibaleno. Per la crostata ho foderato uno stampo in alluminio da 28 cm. E ora cominciamo la lavorazione. Taglio la frolla, la schiaccio
aiutiamoci sempre con la farina, Dobbiamo mantenerci su uno spessore di oltre mezzo centimetro. Mettiamo le mele. E chiudiamo. Stringiamo. Regolarizziamo le estremità. E cominciamo a mettere l'impasto ripieno in teglia, così, in questo modo. Vado a mettere un cordone a fianco all'altro fino ad arrivare al centro. La pasta è molto elastica, quindi si chiude con facilità, ma l'importante è mettere il punto di chiusura della pasta sulla base. Così, ritagliamo di nuovo le estremità. E anche questo cordone ce lo mettiamo in teglia. Questo è l'ultimo impasto che ci resta. Adesso qui incidiamo e chiudiamo. Così. E creiamo una sorta di chiocciolina che andiamo a mettere al centro della teglia. A questo punto dobbiamo semplicemente spennellare la crostata con del latte e poi siamo pronti per infornare.
Il mio forno è preriscaldato a 175 gradi in modalità ventilata e lascerò cuocere la crostata per 30 minuti. Ecco la crostata appena sfornata. Ora la lasciamo raffreddare, poi la togliamo dallo stampo, la spolveriamo con zucchero a velo e vedremo l'interno. Ho tolto la crostata dallo stampo e adesso, prima di tagliarla insieme, la illuminiamo con lo zucchero a velo. Il centro lo lasciamo così senza zucchero, io mi accontenterei. E adesso tagliamola. Eccola qui, la mia crostata ripiena di mele. È una frolla splendida, soffice, friabile e questa crostata è davvero profumatissima e invita all'assaggio. Bene, anche per oggi è tutto. Io mi auguro che la mia crostata sia stata di vostro gradimento e se così sarà, attendo un vostro like e come di consueto io vi do appuntamento alla mia prossima videoricetta, invitandovi come al solito ad iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti, a condividere le mie videoricette sui vostri social e cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche dei miei nuovi video. Un grande abbraccio a tutti voi da Rita.